Ciao e benvenuto al mio nuovo video. Io sono Luigi Melacarne e oggi ti parlo di Decreto Fiscale 2019. Dato che questo video tratta di argomenti abbastanza complicati, decreto legge, cercherò di spiegarteli in maniera un po' più semplice. La manovra fiscale del 2020 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 26 di ottobre del 2019. Quindi in pratica il decreto o provvedimento del 26 di ottobre è entrato in vigore già il 27 di ottobre. Nel decreto legge ci sono 60 articoli e uno di questi parla già delle dichiarazioni IVA precompilate a partire già dal 2021. Poi un altro articolo parla dell'IVA sulle autoscuole che partirà a partire dal 2020. Ma ora entriamo un po' più nel dettaglio di questa nuova manovra fiscale, ecco. Prima di iniziare il video però ti informo subito che tutto quello che ti dirò, in tutto quello che ti dirò sentirai sovente, quindi molto spesso, la parola sanzione, quindi non ti preoccupare, anzi, se hai poi qualcosa da commentare, lascialo qui sotto nei commenti. Partiamo. Acconti d'imposta per tutti i titolari di partita IVA che sono soggetti agli ISA, cioè i vecchi studi di settore. Per tutti i contribuenti che sono soggetti all'ISA, quindi la maggior parte dei titolari di partita IVA, sono state previste delle modifiche per gli acconti delle tasse per l'anno 2019 e non solo, da come si capisce, quindi a partire dal 2019, quindi anche per tutti quelli futuri. Infatti le due rate di acconto sono state modificate e saranno del 50% ognuna e non più come funziona adesso, che sono calcolate al 40% la prima e al 60% la seconda. Uso dei contanti per i pagamenti elettronici. Altri articoli della nuova legge parlano di uso del contante, di premi speciali per il cashless, la lotteria degli scontrini e i pagamenti elettronici. Parto subito a spiegarti che cosa sono i premi per il cashless. Per tutte le operazioni commerciali, quindi per capirci le vendite dei negozi, che sono state fatte esclusivamente con pagamento elettronico, quindi per esempio il bancomat o la carta di credito, sono previsti dei premi speciali ad estrazione sia per il consumatore finale, quindi il cliente del negozio, e sia gli esercenti, cioè i commercianti. Utilizzo del contante, infatti, dal 1 di luglio 2020 al 31 dicembre 2021 il divieto di utilizzo del contante sarà fino a 2.000 euro. Poi dal 1 gennaio 2022 il limite massimo verrà abbassato a 1.000 euro, un po' come si faceva qualche anno fa. Lotteria degli scontrini. Visto che si parla di lotteria degli scontrini, il negoziante o titolare di un esercizio commerciale deve sapere che c'è una sanzione, che come ti avevo già detto prima, qua si parla di sanzione, che va da 100 euro fino a 500 euro se nel momento della vendita lo stesso negoziante si rifiuta di prendere il codice fiscale del cliente, oppure se non trasmette all'Agenzia delle Entrate i dati degli scontrini giornalieri.
C'è da dire però che nel primo semestre, quindi fino al 30 di giugno, non ci saranno sanzioni per il commerciante che invia i dati dei corrispettivi telematici anche se il suo registratore di cassa non è ancora adeguato all'invio telematico dei dati. Sanzioni per mancata accettazione dei pagamenti effettuati con carte elettroniche. Infatti, dal 1 luglio 2020, tutti i commercianti oppure i liberi professionisti che non accettano i pagamenti da parte dei clienti con la carta di debito o credito, quindi bancomat o carta di credito, rischieranno di prendere una sanzione di 30 euro più il 4% del valore della vendita. Questo articolo è abbastanza interessante perché riguarda un credito d'imposta sulle commissioni bancarie per i pagamenti elettronici. Infatti, dal 1 luglio del 2020, per tutte le vendite fatte ai clienti, ovviamente solo se sono consumatori finali, quindi per esempio sto parlando del cliente che compra un articolo al supermercato o che fa la spesa, al commerciante spetterà un credito d'imposta del 30% di tutte le commissioni che saranno addebitate dalla banca per i pagamenti fatti con carta di credito o bancomat. L'importante è che nell'anno precedente il commerciante non abbia fatturato più di 400.000 euro. Compensazioni. Con questo nuovo articolo in pratica ci sono delle strette sulle compensazioni dei crediti. Diciamo che ci sono 3 punti importanti. Il primo riguarda la compensazione per i crediti delle tasse per un importo superiore a 5.000 euro. Si potrà fare solo, diciamo che la compensazione si potrà fare solo se sono trascorsi 10 giorni dall'invio della dichiarazione dei redditi. Il secondo punto riguarda che anche per i privati, sempre ovviamente parlando di crediti delle tasse, dovranno inviare telematicamente i modelli F24 e non più come si fa adesso che basta portarli in banca e la banca li paga anche se sono a zero. Il terzo punto, che diciamo è l'ultimo, per questo punto è stata prevista una sanzione di 1.000 euro per ogni modello F24 che sarà scartato dall'Agenzia delle Entrate a seguito di un controllo sulla compensazione dei crediti. Lascio a voi commentare cosa ne pensate di questa nuova trovata, anzi, magari commentate qui sotto nel video e fatemi sapere cosa ne pensate anche voi. Questo articolo invece riguarda una cosa un po' più particolare ed è il provvedimento di cessazione della partita IVA. Tutti coloro che riceveranno un provvedimento di cessazione della partita IVA, fino a quando saranno in quella situazione, in pratica non potranno usare i crediti delle tasse per compensare altre tasse, ritenute e compensazioni in appalto e subappalto. Con il nuovo articolo 17 bis, a partire dal 1 gennaio 2020, per il quale il committente in caso di appalto o subappalto è praticamente diventato il soggetto obbligato ad effettuare il versamento delle ritenute fiscali sulle retribuzioni dei dipendenti. Inoltre si estende il reverse charge alle prestazioni di servizi effettuati tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente e con l'utilizzo di beni strumentali di sua proprietà. Fatturazione elettronica. La nuova manovra parla anche di alcune novità
per la fatturazione elettronica. Diciamo che ci sono 5 punti interessanti. Il primo punto: le fatture elettroniche saranno conservate dall'Agenzia delle Entrate fino al 31 dicembre dell'8º anno successivo all'invio del file della fattura, trasmessa appunto attraverso il sito internet dell'Agenzia delle Entrate. Questo perché così tutti i dati delle fatture elettroniche saranno poi usati dalla Guardia di Finanza o dalla Polizia o dall'Agenzia delle Entrate per controllare le aziende e le attività commerciali. Anche per questo punto fammi sapere cosa ne pensi qui sotto nei commenti. Il secondo punto: anche per il 2020 non sarà necessario inviare all'Agenzia delle Entrate le fatture delle prestazioni sanitarie, quindi questo riguarda i medici, che sono state fatturate alle persone fisiche, quindi ai privati. Il terzo punto: dal 1 di luglio del 2020, in via del tutto sperimentale, come ho già detto all'inizio del video, sarà messo a disposizione in un'apposita sezione del sito internet dell'Agenzia delle Entrate la bozza dei registri dell'IVA, quindi i registri delle fatture di acquisto e delle fatture di vendita, ed anche la copia della liquidazione dell'IVA trimestrale o mensile. Ancora qui sarà da capire come sarà. Il quarto punto: sempre a partire dal 2021 l'Agenzia delle Entrate creerà la bozza della dichiarazione dell'IVA. Il quinto ed ultimo punto riguarda: dal 1 gennaio del 2020, in caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche, l'Agenzia delle Entrate ovviamente avviserà il titolare della partita IVA della somma dell'imposta da pagare, assieme ovviamente alla sanzione per il ritardo. Grazie per avermi guardato e ti ricordo anche di iscriverti al mio canale su YouTube, di seguirmi su Instagram e di visitare il mio sito internet, così sarai sempre aggiornato su tutte le prossime novità che riguardano la tua attività da imprenditore o da libero professionista. Ti aspetto! Ciao!